Ciao, come state? Spero tutto bene. Nel tutorial di oggi vi mostro come realizzare in modo semplice e veloce una bellissima lampada riutilizzando una bottiglia che poi sarà perfetta come idea per dare un tocco in più all'arredamento di casa vostra, ma sarà perfetta anche come originale idea regalo. Seguitemi passo passo per seguire tutte le fasi della realizzazione, ma soprattutto per scoprire tutti i miei trucchetti, segreti e consigli che vi permetteranno di realizzare al meglio il vostro progetto. Se poi vi rimangono domande o dubbi, scrivetemi pure qua sotto nei commenti e come sempre io sarò felice di rispondervi. Per ognuno di voi che arriva sul mio canale per la prima volta, piacere di conoscervi. Io sono Letizia e su questo canale ogni settimana condivido con voi video di riciclo creativo, ma anche di decorazione e organizzazione. Quindi se il vostro intento è quello di riutilizzare ma anche decorare e organizzare tutto ciò che avete in casa, vi consiglio di iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Oggi saluto Rio Rossi e Cinzia Melis. Se vuoi essere salutato anche tu, lasciami la tua richiesta con un commento sotto a questo video. Ora passiamo al tutorial, seguitemi! Per questo progetto riutilizzo una bottiglia di vetro che conservo addirittura da Natale dell'anno scorso. In effetti vi confesso che l'ho fregata a mio suocero perché appena l'ho vista mi è subito venuto in mente di farci una lampada. Solo che pensavo che fosse una cosa veramente complicata da fare e quindi questo pensiero è stato bloccante per tutti questi mesi. Pochi giorni fa invece poi mi sono decisa e ho scoperto che è davvero una cosa facilissima da fare in 448. Anche voi non crederete ai vostri occhi. Prima di tutto mi sono procurata tutto l'occorrente. Nella descrizione ti lascio il link dei prodotti che sono riuscita a trovare facilmente online e che sono questa specie di tappo che è un adattatore per bottiglia per portalampada, un raccordo forato, un tubo di acciaio filettato lungo 2 cm, un portalampadina con attacco E14, ma a seconda delle vostre esigenze potete prenderlo anche E27, un cavo con interruttore. Per prima cosa inserisco il supporto per portalampada nel collo della bottiglia. Visto che faccio un po' fatica a inserirlo come se fosse un normale tappo di sughero, alla fine appoggio la bottiglia per terra e premo il supporto di plastica dall'alto, aiutandomi a far forza con il mio peso. Così entra molto facilmente. Ora avvito sul supporto il tubo filettato di acciaio. Mi aiuto anche con una pinza, facendo molta attenzione a non rovinare la filettatura. Verifico che il tubo filettato non ostruisca il foro nel raccordo. Ora svito la parte inferiore del portalampadina e infilo il cavo con l'interruttore facendolo passare dal foro nel raccordo. Collego i fili. Chiudo il portalampadina avvitandolo. Prima di montarlo sulla bottiglia verifico che funzioni. Ora avvito il portalampadina sul supporto della bottiglia. Ora mi occupo del paralume che io ho comprato all'IKEA, ma se ne trovano tantissimi anche online. Ho deciso di decorarlo in modo molto semplice ma di sicuro effetto riutilizzando un centrino. Se hai molti centrini da riutilizzare ti consiglio di dare un occhio anche al mio video sul riutilizzo dei centrini. Ti lascio il link in descrizione. Una volta stabilita la posizione fisso il centrino al paralume con poche gocce di colla a caldo. Ora svito lampadina e ghiera dal portalampada. Infilo il paralume e lo fermo riavvitando la ghiera.
avvito la lampadina e voilà! La mia nuova lampada a bottiglia è pronta per essere riutilizzata. Devo dire che sono davvero molto contenta del risultato e io userò questa nuova lampada in camera. Voi dove la usereste? Io vi ringrazio per aver guardato il video fino a qua e spero di avervi fatto un po' di compagnia e spero soprattutto che questo tutorial vi possa essere di ispirazione per creare tante bellissime lampade fai da te, da tenere voi o anche da regalare. Se proverete anche voi a farle, fatemi sapere qui sotto nei commenti com'è andata. Io vi aspetto anche su Facebook, Instagram e TikTok, dove condivido brevi video e progetti che non trovate qua su YouTube e che riguardano ad esempio bullet journal e lettering. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo che potete iscrivervi adesso al mio canale cliccando su iscriviti e sulla campanella selezionando tutte le notifiche per non perdervi nessuno dei prossimi video. Se questo video vi è piaciuto potreste anche lasciarmi il vostro like e condividerlo sui social con le vostre amicizie. L'appuntamento è fra pochi giorni con un nuovo tutorial e noi ci vediamo alla prossima. Ciao!